La scuola nelle nuvole, questo è il sogno che io ho pensato e ho avuto da sempre, direi. Soprattutto da quando, 14 anni fa, io insegno italiano e latino, quindi materie assolutamente umanistiche, io mi sono recata all'Università degli Studi di Milano dal professor Degli Antoni, grande guru della multimedialità e dell'informatica, per presentare insieme ai miei studenti un lavoro che io avevo fatto con loro, un PowerPoint, 800 slide, avevamo lavorato tantissimo, i ragazzi avevano letto tantissimo il latino, avevano letto tantissimo la storia, ci eravamo divertiti moltissimo e avevo presentato questo PowerPoint assolutamente illeggibile, assolutamente terribile direi, però eravamo tutti contenti perché lo presentavamo a un grande guru dell'informatica e della multimedialità. Lui ci ha ascoltato con estremo interesse e poi ha detto ai ragazzi: avete studiato, vi siete entusiasmati? L'ho detto assolutamente sì. A me ha chiesto se io avevo raggiunto lo scopo. Certo, i ragazzi avevano studiato latino, avevano studiato storia, avevano studiato italiano, ci eravamo divertiti e avevamo lavorato insieme molto molto bene. Cioè bene, benissimo, adesso prenda questo lavoro, lo metta in un cassetto e lei, professoressa, incomincia a studiare cosa vuol dire la didattica multimediale. Era nel 98, io ero già su bene di età, abbastanza vecchia, con una storia comunque universitaria, una storia anche di studi notevole per il mio livello, insomma, della scuola, e mi sono spogliata di tutta questa veste di docente e ho cominciato a fare la studentessa. E ho cominciato a studiare insieme agli assistenti nei laboratori, alle persone che incontravo in questo piccolissimo ufficio in questa università, un ufficio dove c'erano pochissime sedie, 2 scrivanie e tantissime tesi di laurea, tutte accatastate, dove tutti quanti si incontravano, c'era sempre la porta aperta, se uno studente passava veniva preso e scaraventato, messo a sedere a parlare insieme alle altre persone e ci potevano essere persone di grandissimo livello, grandi manager, grandi studiosi e lo studente diventava il protagonista e incominciava a parlare, interloquire con queste persone che mai avrebbe potuto incontrare poi nella propria vita e la loro progettualità e la loro creatività si sviluppava anche nel corso del tempo perché noi ci incontravamo nella rete, ci incontravamo al di fuori di quelle 4 pareti. Questo stesso metodo io ho incominciato a sentirlo come esigenza e trasportarlo nel mondo della scuola, quando io ho visto i miei ragazzi che stavano incominciando a parlare un lessico che io non capivo più, che noi docenti non capiamo più, perché loro parlano con strumenti di comunicazione che noi non conosciamo. Per cui quando nel 2010 è uscito appunto l'iPad in America e io avevo sentito il professor Rotta che parlava degli ebook, questi libri digitali stranissimi, ma si parlava sempre in forma molto molto teorica, io ho deciso di prendere questi degli ebook readers, cioè dei lettori di ebook, e ho pensato di metterli nella classe, vedendo veramente che cosa si poteva fare con questi ebook readers, cioè se effettivamente rivoluzionavano la didattica come i grandi universitari dicevano. È chiaro che i miei colleghi erano molto perplessi da questa mia decisione, perché loro, oltre che dire ma i ragazzi non sanno più leggere, non sanno più scrivere, non sanno più far di conto, non riuscivano ad andare oltre, perché loro si trovavano nella stessa condizione in cui mi sono trovata io quando sono entrata in quel famoso ufficio. Parlavano un lessico che non si capiva. Noi abbiamo un lessico specialistico, virtualità, rete, che cosa vuol dire? Noi non siamo in grado, noi della nostra generazione, di comprendere a fondo i meccanismi dei nostri ragazzi e quindi ci dovevamo spogliare della veste dei professori e diventare noi stessi studenti e farci guidare dai nostri ragazzi in questo mondo virtuale. Per fare questo ho deciso di prendere degli iPad, in America erano usciti, in Italia non erano ancora arrivati, quindi stiamo parlando del maggio del 2010, e ho deciso di farli mettere tutti in una classe, la mia quarta, questi ragazzi che voi vedete, in una quarta liceo scientifico, che erano con me da 4 anni, ho chiesto dei finanziamenti all'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, hanno creduto in questo progetto e abbiamo dato a tutti gli studenti e a tutti i docenti questi tablet, senza sapere nulla, e quindi senza avere nessuna letteratura di riferimento. E quindi abbiamo incominciato a lavorare insieme, a scoprire che cosa potevamo fare con questa tecnologia.
perché non basta mettere la tecnologia in classe come si pensa, inondare le scuole di tecnologie. Questo è dannosissimo se non si sa che cosa farne di queste tecnologie, se non si cambia il metodo di lavoro. Quindi noi ci siamo messi a lavorare con i nostri ragazzi in forma laboratoriale. Se voi entrate nella mia scuola, nelle mie classi, i banchi non sono mai messi in forma tradizionale, i miei studenti ascoltano molto poco in forma passiva, ma lavorano loro stessi insieme a noi. Ho tolto i libri di testo e ho messo tanti libri di testo cartacei nella biblioteca della classe, perché i ragazzi devono leggere moltissimi testi, devono leggere moltissime fonti, le fonti digitali che loro scoprono avendo la connettività in rete grazie al loro iPad o qualsiasi tecnologia similare, e devono anche integrare queste conoscenze con i libri di testo cartacei che loro devono riamare, che loro devono rileggere. E questo soltanto grazie alla personalizzazione che noi facciamo nella nostra didattica sui ragazzi. Se i ragazzi si sentono protagonisti, se i ragazzi non sono passivamente nel banco ad ascoltare noi docenti che parliamo, ma sono loro che creano i loro percorsi, dei percorsi, badate bene, interdisciplinari, perché vedete questo strumento che tutti noi conosciamo diventa inevitabilmente il loro zaino dove hanno tutto a disposizione, hanno con un click possono andare nel mondo di internet e interscambiarsi documenti, possono lavorare in gruppo pur non essendo fisicamente lì a scuola. Quando sono a casa, loro interagiscono con noi continuamente. I miei studenti sono malati, ma che problema c'è? Mi chiamano in Skype, mi chiamano in FaceTime e loro sono a scuola come se fossero presenti alla lezione. Non possono perché non hanno la connessione in quel momento? Non c'è problema, i miei studenti registrano le lezioni, vanno nei laboratori di informatica, fanno il video della sperimentazione e la mandano via web immediatamente ai propri compagni che sono a casa, i quali possono rielaborare a casa tutto il materiale che hanno registrato, tutti gli appunti che hanno preso, possono chiederci spiegazioni continuamente collegandosi con noi in rete e possono avere a disposizione tutto il materiale che noi docenti mettiamo a loro disposizione in questi ambienti virtuali in internet. Quindi noi interagiamo tutto nelle nuvole, noi mettiamo tutto il materiale possibile e facciamo in modo che ci sia la possibilità da parte degli studenti di creare il loro sapere. Sono loro che scrivono, sono loro che devono leggere, sono loro che non possono più avere un solo testo che li rende monoindirizzanti. Cioè il testo unico non fa altro che far ripetere la lezione, ma non acquisirla in maniera consapevole. La consapevolezza delle conoscenze avviene solo se si hanno tante fonti e noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che parlano un linguaggio a noi sconosciuto ancora, perché loro sono in Facebook, loro sono nel mondo virtuale, loro sono nella globalizzazione, loro sono in vie che noi non conosciamo. Ecco che allora noi dobbiamo avvicinarli, stare accanto a loro e farci noi guidare in questo mondo, ma nello stesso tempo noi docenti dobbiamo dare a loro tutti quei paletti, quei punti di riferimento che a loro servono per creare la loro conoscenza. Per cui loro rielaborano tutti i loro testi, noi li correggiamo continuamente, insegniamo loro che andare in internet significa anche conoscere le leggi del copyright, selezionare i siti scientificamente validi. Vedete, ultimamente nella scuola si parla tanto di contenuti e di libri scolastici e si pensa che si possano fare libri scolastici o dei contenuti semplicemente fatti dagli studenti e dai docenti. No, dal mio punto di vista questo non è possibile. I contenuti devono essere scientificamente validati e devono essere dati dagli editori che ce lo devono fornire in modo completamente nuovo. Siamo noi che poi con i nostri studenti in classe rielaboreremo e i nostri ragazzi impareranno che alcuni siti, pur bellissimi per loro come scuola.it, non sono validati scientificamente come il sito della Treccani. Quindi noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che possono andare in YouTube, possono andare a cercare le immagini, possono andare nel mondo di Google, ma devono
sapere che esistono delle leggi, dei diritti d'autore, esiste il copyright, esiste il Creative Commons e loro si devono adeguare a queste leggi, ma questo serve per il loro futuro, serve per imparare a diventare dei veri cittadini digitali, che è quello che la società oggi vuole, che i nostri ragazzi utilizzano queste tecnologie, che possono diventare lo strumento grazie al quale possono costruire tutti i loro percorsi, però devono conoscere anche i limiti che questi strumenti devono dare nella loro crescita e per la loro personalità. Quindi noi abbiamo lavorato con questi ragazzi veramente a strettissimo gomito e immaginate, loro hanno i loro quaderni virtuali, quindi possono scrivere su questi tablet e catalogare tutti i loro quaderni, possono crearsi i loro ebook multimediali, possono crearsi la loro biblioteca virtuale, all'interno dei quali metteranno le loro conoscenze e creeranno il loro sapere. Noi professori che cosa dobbiamo fare? Appunto guidarli e stare accanto al loro percorso, studiarli, osservarli, dare delle indicazioni e valutare la loro modificazione, ciò che loro imparano e le competenze che vanno ad acquisire. Perché vedete, nel mondo del lavoro, questo lo sappiamo tutti, non chiedono più lo studente che sa tutto, ma chiedono lo studente che ha flessibilità, che ha autonomia, che ha capacità di risolvere i problemi, che ha la capacità di personalizzare il proprio modo di lavorare sulle esigenze dell'azienda. E quindi noi dobbiamo insegnare questo agli studenti. E questo avviene tramite il seguire anche ciò che l'Europa ci dice, le 8 competenze chiave europee, e che permettono proprio la laboratorietà e quindi lavorare con i ragazzi, sempre in gruppo, la condivisione del materiale, la collaborazione e la co-creazione, cioè creare insieme. E non c'è nessun problema, noi non perdiamo di carisma. I professori pensano che magari, oddio, io devo scendere dalla cattedra e mettermi con i ragazzi, ho perso il mio carisma. Assolutamente no. Noi acquistiamo un grandissimo carisma perché nel momento in cui io chiedo al mio ragazzo di aiutarmi a risolvere un problema tecnologico perché ne sa molto, ma molto più di me, lui accetterà con molto più volentieri la guida che io darò loro per creare il loro sapere e le loro conoscenze. Quelle conoscenze tradizionali che il Ministero ci dà e che noi sappiamo essere fondamentali per i ragazzi e che noi andiamo a recuperare utilizzando semplicemente quegli strumenti che sono ormai l'ambiente utilizzato dai nostri ragazzi. È un metodo di studio che abbiamo messo in atto, abbiamo scritto un libro alla fine della 4ª liceo di questi ragazzi, l'abbiamo presentato in moltissimi convegni, l'abbiamo aperto ad altre classi. La mia scuola in prima liceo da 270 ragazzi sono arrivati a 520 in un anno, io insegno in prima U, 18 classi prime con 30 ragazzi davanti. Abbiamo oggi 9 classi nel mio liceo che seguono tutti la stessa metodologia, l'abbiamo aperta alle altre scuole, 25 scuole stanno seguendo il nostro metodo con degli step determinati e definiti. L'Università Bocconi ci ha seguito, ci ha studiato, ha visto la metodologia che noi utilizziamo, ci sta monitorando, quindi siamo sottoposti a questionari, a valutazioni e documentiamo tutto ciò che noi abbiamo come risultato perché vediamo per la prima volta i nostri ragazzi veramente contenti di venire a scuola. Ecco, non si annoiano più, loro si sentono veramente protagonisti. Questo è un elemento che già rende questa sperimentazione, questo metodo per noi docenti eccezionale. E soprattutto noi docenti abbiamo imparato anche a lavorare tra di noi. Credete, questo è miracoloso? Cioè il docente che lavora con gli altri docenti è miracoloso, ma è necessario perché se non ci aiutiamo non potremo mai affrontare un nuovo modo di concepire la didattica e quelle pareti, così come avveniva in quella stanza del professor Degli Antoni, si disgregano perché noi lavoriamo nelle nuvole, interscambiamo tutto il materiale, per cui queste 25 scuole che interagiscono tra di loro scambiano il materiale come se fossero nella stessa identica classe. E io posso seguire le lezioni di una classe che è in Sicilia, quella della Sicilia segue le lezioni che faccio io, ci interscambiamo tutto nelle nuvole.
E questo credo che sia veramente un modo nuovo di fare scuola e un nuovo modo di far crescere i nostri ragazzi. Noi è nato un centro studi su questo che si chiama Impara Digitale, un centro studi che ci permette di far interagire tante realtà diverse, non sono tutti professori, ma ci sono anche dei personaggi che fanno parte del mondo dell'information technology, che credono in questo profondissimo cambiamento della didattica e del profondissimo cambiamento che deve esserci nella scuola, questo movimento culturale che noi stiamo portando avanti dal basso. E con questo centro studi stiamo facendo formazione in tutta Italia, abbiamo già formato oltre 1000 docenti e stiamo portando avanti qualcosa che noi crediamo possa veramente aiutare i nostri ragazzi. Ecco, questo è quello che noi vogliamo e che grazie a questo metodo e a questo nuovo modo di fare didattica pensiamo di poter ottenere. Questo è il mio sogno, cioè la scuola nelle nuvole. Grazie.